Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Buongiorno. E siamo in questo mercoledì 28 gennaio, l'ultima puntata del mese, però è sempre il disguido del fuso orario che buona giornata. Buona giornata, mettiamola così, sì, anche perché effettivamente forse ce n'è anche un po' bisogno. Però, che tempo fa da te, caro Piero? Freddino, caro, molto freddino. Okay. Però ringrazio che non sei in Minnesota, meno 20. No, ma ti dirò che effettivamente sarei volentieri per certi versi. Poi se ne parlerà magari dopo certo, proseguo della puntata. Però abbiamo avuto al momento credo si sia intorno ai meno 5, meno 6, è nevicato. Siamo imbiancati, per cui bene, benissimo. C'è un po' di ghiaccio, mettiamola così. C'è un po' di ghiaccio, no, qui oggi si è un po' aperto, ha piovuto, no, freddo no, si era abbassata un po' la temperatura, però se la stanno purtroppo vivendo peggio nel sud d'Italia, con Harry. Sì. Bene, questo è Smart and Healthy, perché sennò noi abbiamo dice buongiorno, a parte chi ci ascolta e chi ci segue, chi ci ascolta sia per radio sia su podcast e chi ci vede su YouTube, insomma sa già che siamo a Smart and Healthy in questa puntata numero, non me lo ricordo, della seconda stagione. Sì. No, perso il conto, abbiamo perso il conto, no, sì, mi sa che siamo anche più ben più di 8. Noi maciniamo puntate, quindi andiamo a diritto. Bene, allora purtroppo noi dovremmo e toccheremo temi abbastanza scottanti. Sì. Abbastanza scottanti, perché purtroppo l'attualità ci porta a questo e possiamo iniziare in maniera più soft, cosa che però visto che si tratta di sport che poi è legato ad altro. Nel nostro caso ne parlerò molto probabilmente, ne riparleremo con Francesco a Tribuna Staff. Parliamo del Super Bowl. Sì, anche perché ormai mancano 14 dall'8, non è l'8 di febbraio? Sì, no, infatti stavo sbagliando il conto, siamo 13 giorni praticamente. 2 settimane risicate, sì, più o meno sì. Risicate. Super Bowl, la finale del campionato di football americano. Football americano. Non so chi saranno, ancora non ci siamo informati, a parte deve finire tutto il torneo, quindi. Però è uno dei momenti più attesi dell'anno a livello sportivo e anche a livello commerciale, perché ricordiamo che a livello sportivo, chi segue il football, chi segue lo sport, sia allo stadio che viene riempito, sia in televisione, e ci sono molti telefilm che raccontano questo. Telefilm sia un termine un po' desueto per i giovani d'oggi. Serie TV, molte serie TV, ecco, sì. Telefilm per me e per te, caro Piero. Per noi vecchietti, sì, è vero. Però per esempio anche in The Big Bang Theory parlano del Super Bowl, o How I Met Your Mother parlano del Super Bowl, e tra le tante c'è, non mi ricordo, ce l'avevo sulla punta della lingua, visto che si parla di Minnesota e del Minnesota, uno dei protagonisti di How I Met Your Mother, però vabbè, questo è un dettaglio cercheremo nel frattempo. Sì. Però viene raccontato in molte serie TV e in molti film l'appuntamento del Super Bowl, che viene messo di sottofondo, viene messo in televisione di sottofondo, e viene aspettato il momento dell'intervallo, perché dal punto di vista
del marketing, perché ci sparano tutte le pubblicità possibili e immaginabili e vengono vendute a dei prezzi allucinanti, esorbitanti, perché sanno che quei 5 minuti di pubblicità, di spot, quei 5 minuti di spot viene visto da migliaia di persone, diciamo milioni di persone. Sì, anche perché poi credo che grazie a quei 5 minuti di pubblicità poi alla fine non ti dico fai il rientro di un anno di guadagni, ma più o meno no vabbè, però una buona parte di stagione sì. E infatti poi le pubblicità vengono fatte, pubblicità apposite per l'intervallo del Super Bowl, solo per quel momento lì. Quei 5 minuti vengono trasmessi la marca XY, ora non faccio nomi, si studiano, prendono registi e si studiano lo spot da mandare in quei 5 minuti o 5 minuti, ma a volte anche meno, Sì, ma poi anche gli spot sono abbastanza, tra virgolette, brevi, cioè non sono spot da un minuto, ma sono spot da tipo 15-20 secondi l'uno alla fine. Sì, 30 secondi di media, sì. 30 secondi di media. In più, e poi arriviamo all'argomento nostro, in più viene fatto uno spettacolo. Io mi ricordo che c'era in un Super Bowl c'è stato Bruno Mars, non mi ricordo se è lo stesso, c'erano i Red Hot Chili Peppers che hanno fatto 2 canzoni, cioè grandi artisti che di solito fanno concerti, fanno il sold out a tutti i concerti, vengono presi, ovviamente pagati anche lì, ma nei soldi per fare 2 minuti, per fare 5 minuti in quel caso, che fanno 2 canzoni. C'è stata Shakira, un po' a memoria così. Ma c'è stata Jennifer Lopez, un anno mi pare ci fossero state addirittura due, se non mi ricordo male, cioè comunque artisti di grosso calibro, sì, che attirano parecchio. E infatti Super Bowl viene messo di sottofondo, la gente si mangia l'hot dog, hamburger, birra, queste schifezze qui, e si guarda bene la partita di sottofondo, perché poi tanto anche la partita ha degli sviluppi che bene o male il primo tempo magari è più noioso, il secondo è più avvincente, però si ritrovano, è proprio un appuntamento dove si ritrovano amici e tutti per stare lì. In quello di quest'anno ci sono 2 peculiarità o particolarità, chiamiamole come vogliamo, diciamo al netto di quello che sta succedendo, ok? Al netto di quello che sta succedendo e poi dopo torniamo sullo sport, anche dopo, Sì. La seconda parte, però riguarda l'Italia, non riguarda gli Stati Uniti. Ok. Sì. Al netto di quello che è accaduto, sta succedendo, di tutte le nefandezze dette e fatte, il buon McDonald no, perché benché sia cibo spazzatura è molto meglio McDonald di Donald, per tanti versi sì, decisamente, e ho detto tutto, ma non sarà presente, cioè tutti i presidenti degli Stati Uniti vanno anche solo per fare un saluto e poi dice da prima e secondo tempo, faccio un saluto e poi vado via. Non ci sarà, non si presenterà Donald. Chissà come mai quest'anno non sarà presente. Allora, io prima di iniziare la puntata abbiamo fatto un leggero briefing, ha paura dei Green Day. No, non ha paura dei Green Day, diciamo ha paura del confronto con tutti, il pubblico, con tutti, sì. non solo, cioè i Green Day in questi giorni stanno girando video dove lo hanno mandato direttamente durante il concerto, hanno lanciato accuse alla polizia dell'ICE, cioè non sono andati leggeri, assolutamente. Ma ti dirò che tutto sommato, visto anche quello che sta succedendo, non hanno assolutamente tutti i torti, anzi no, questo assolutamente, però voglio dire, non credo che sia un problema dei Green Day. Intanto salutiamo, anche se non
non ci ascolterà sicuramente Billy J. Armstrong. No, allora che stimiamo. Diciamo così, per quello che sono riuscito a capire in questo ultimo periodo, in questi ultimi giorni, soprattutto dopo che era venuto fuori appunto l'annuncio che sarebbero stati loro ad aprire il Super Bowl, l'idea che mi sono fatto è che comunque effettivamente Trump, tante parole, tanti bei discorsi, ma poi quando si tratta di fatti il succo non c'è. Ma quello allora, la comunicazione di Trump, a parte che ha vacillato già dall'inizio del mandato, ma ora allo stato attuale, scusate, allo stato attuale degli ultimi accadimenti, cioè ci sono dei video, ecco, possiamo anche parlare dell'ICE in passato, ma ora finisco questo discorso. Il fatto è questo, che tu non puoi andare a dire che è successo quando tutti i video, non dicevo abbiamo preso un video e contraffatto, no, tutti i video ti dicono l'opposto, ti dicono il contrario di quello che stai dicendo, quindi la tua veridicità, la veridicità di quello che stai dicendo si sgretola. Cioè io non posso dire che l'Italia del calcio, faccio un esempio così random, l'Italia del 2006 ha vinto il mondiale battendo la Francia 5-0, quando tutte le televisioni hanno visto e ti hanno fatto vedere che l'Italia ha vinto ai rigori. Esempio molto spicciolo, esempio reale, cioè, nel senso non è... vogliono far passare, vogliono far credere e non voglio passare per blasfemo, che Cristo è morto nel sonno. Cioè ora, cara presidenza, ci metto tutti, anche l'ufficio comunicazione, ci prendete per fessi? Volete far prendere per fessi il mondo? No, allora il problema principale secondo me è che c'è anche tanta gente che crede veramente che Cristo sia morto nel sonno, e lì si va sul discorso dell'ignoranza sì. No, purtroppo è documentato da video. È documentato da video, ma c'è anche gente che riesce a negare l'evidenza sul video. Sì, no, vabbè. Sì. Perché poi alla fine quello che è successo, e l'abbiamo visto anche nelle conferenze stampa che sono venute fuori subito dopo gli accadimenti, entrambi in questo caso, tendono a dipingere un quadro della situazione che poi, come dicevi giustamente te, è stato smentito dai video. Cioè è inutile che ci veniamo a raccontare che Cristo è morto nel sonno o che gli asini volano, quando poi nella realtà dei fatti le cose non sono così. Più facile che un asino vola. Sì, dai. Forse è più facile che un asino voli. Hai ragione anche te, effettivamente. Cioè, scusa. Sono scuse che potevano andare bene 25 anni fa, quando hanno tirato giù le Torri Gemelle, e anche lì ci sarebbe da parlare su come hanno fatto. Proposito di Torri Gemelle, perché qualcuno ha detto ma l'AIS viene fuori ora. No, l'AIS è stata creata appunto dopo i fatti dell'11 settembre del 2001. Sì. Solo che negli anni c'è da analizzare il fatto che internet fino al 2010-2012 non era così sviluppato. Più o meno. No, non era così diffuso. Non era diffuso come oggi. Non avevi l'iPhone, il primo iPhone quando cioè io mi ricordo c'avevo uno smartphone, ma era lentissimo, non avevo l'iPhone. Il primo iPhone credo sia intorno al 2011, una cosa del genere. Mi pare, però non vorrei dire una cavolata. Te lo dico subito, guarda, l'iPhone di prima generazione, no, 2007. 9 gennaio 2007 è uscito. Sì, però capisci bene che nel 2007 non era sicuramente l'iPhone di ora. Non era l'iPhone di ora, non era diffuso come ora, perché ora 2026 sia noi si dice iPhone, ma anche smartphone, perché lo smartphone in generale, dai, diciamo così. Lo smartphone come lo conosciamo oggi è venuto fuori il primo nel 2007 con iPhone di prima generazione, poi le altre compagnie hanno iniziato a produrre cose simili. Solo negli anni successivi si è sviluppato qualcosa di simile
l'iPhone, comunque materiale, prodotto concorrenziale. Sì. Esatto, quindi l'ICE c'è sempre stata, però c'è da dire, allora, intanto questa cosa che la gente non ti filmava a diritto e quindi nessuno lo sapeva. Esatto. Ma anche quando c'è stato Obama c'era l'ICE e sono state deportati persone, immigrati illegali, e riportati al loro paese, ma erano tutti delinquenti. Cioè, A parte quello, ma forse hai usato te il termine corretto, cioè lì si stava parlando di immigrati illegali. Esatto. Che è Cioè, ben diverso da quello che sta succedendo ora. sì, no, assolutamente. Infatti, poi io leggo commenti: ma l'ICE con Biden, con Obama ne ha portati via di più. Sì, è vero, ne ha portati via. Però almeno in maniera legale, non. Allora, c'è da aggiungere, no, infatti, in maniera legale, ma non solo, cioè, non andavano nelle case. E lì si ritorna anche al fatto che l'ICE di adesso ha, come dire, l'addestramento, ecco, non mi viene la parola, l'addestramento di 47 giorni. Sì, che non praticamente è nullo, nel senso di una cosa del genere. Venga presi la gente dalla strada, viene a fare il poliziotto dell'ICE, che poi vabbè è molto simile alla Gestapo. Sì, sostanzialmente sì, è la stessa cosa. Esatto. Quindi ci sono tanti tasselli per cui si può paragonare in maniera positiva o negativa, e quindi non si possono fare paragoni, cioè si possono fare paragoni, la voglia, però non è che si può dire l'ICE viene fuori ora. No, viene fuori ora, come anch'io dico, ma questa ICE non c'era prima. Sì, no, c'era. No, c'era, era semplicemente in maniera diversa, c'era, quantomeno non era una banda di esaltati armati, sostanzialmente. A partire dal capo, Kencio dice male di straccio, lei figlio di immigranti calabresi, con tutto il rispetto per la Calabria, appunto, cioè, con tutto il rispetto per i calabresi, perché poi i calabresi sono persone eccezionali, questo proprio no, girano anche foto di lui che fa il saluto nazista, per cui insomma tanta roba che... guarda, il saluto nazista sarebbe in meno, a prescindere che insomma non va bene, in Italia è illegale, però sarebbe in meno, perché dicevo fuori il saluto nazista, ho le mie idee ma non faccio male a nessuno, non fa casino, purtroppo no, lui lo fa parecchio casino, sì, decisamente, e quindi viene tutto fuori ora perché tutti ora la tecnologia aiuta a diffondere le notizie tempo zero. Sì, allora, uno probabilmente quello, due anche il fatto che comunque ora diciamo questa tipologia di polizia, perché poi a livello ufficiale sarebbe anche una forza di polizia, in teoria. Questo tipo di polizia viene usata per scopi totalmente sbagliati. No, non è lo scopo. No, non è lo scopo, ma è il modus operandi. Sì. Perché tu fai delle indagini, cioè se tu facessero delle indagini, no? Fa delle indagini perché abbiamo il sospetto che in determinati posti ci siano degli immigrati illegali, cioè qualcuno che per esempio dal Messico, mi viene in mente il Messico, cavalca il muro, il famoso muro di Trump senza essere beccato e arriva in città senza documenti, ok? Senza aver passato la frontiera. È un immigrato illegale, che poi tra parentesi questo ricade un po' su tutti, perché questo modus operandi, perché anche sui turisti, non solo, anche sui lavoratori, e dopo ci torniamo, perché sui giornalisti della RAI, vabbè, parliamone. Sì, esatto. Vabbè, quello mi sa che si apre un mondo anche lì. Sì, esatto.
Quindi viene fatto, se venisse fatto delle indagini per scoprire, per capire gli immigrati illegali violenti, perché poi alla fine dovrebbero cercare quelli violenti, i delinquenti, ok? Invece no, hanno agito anche in maniera subdola, andando a prendere i bambini, prendendoli e facendoli fare la esca. Sì, ma allora, a parte quello che già lì sarebbe da prenderli, da impiccarli per le palle, scusate, ma ogni tanto mi vengono fuori anche tranquillamente. Occhio a quello che dici e vengono a prenderti. Poi non faccio vabbè, no, via, se siamo in radio non posso dire determinate cose, però quello che è ancora più, tra virgolette, tragico della cosa è il fatto che comunque del lavoro degli immigranti in generale qui ci vivono sostanzialmente. Sì. Perché se vai a vedere, per esempio, buona parte delle imprese di pulizia, buona parte delle imprese che si occupano dei giardini, buona parte delle imprese di costruzioni sono per la maggior parte immigranti. Sì, ma infatti. Di vari stati, perché non è che c'è solo Messico piuttosto che, ma sono per la maggior parte immigranti. E allora che cosa ci si sta a venire? Cioè ci si viene a prendere per il culo? Sì. Come in Italia sostanzialmente, cioè ci lamentiamo tanto del lavoro degli immigranti che no, gli immigranti vengono a rubare il lavoro agli italiani, sì, ma poi quando c'è l'italiano che deve andare per dire a raccogliere la frutta nei campi non ci va. Allora non ci pigliamo per il culo anche lì, cioè, diciamo le cose come stanno una volta per tutte. Su quello sono d'accordo. No, c'è da dire questo modo di fare non va bene. Dice ci venite voi a parlare, no, stiamo a ragionare un po' così, però sì, cioè, non è. E poi quelle persone che vengono fermate sono tutte persone, lavoratori. Ah no, ecco una cosa mi veniva in mente, avevano fermato 2 nativi americani, fa guarda, gli unici che hanno diritto a rimanere qui siamo noi, gli unici esatto. non immigrati siamo noi, certo. Ma infatti anche perché poi per una parte di quelli che fermano sono ovviamente persone di origine indo-americana e quant'altro, che sono per l'appunto, come giustamente dicevete, i primi che avrebbero ancora più diritto sì, no, infatti a stare sul suolo americano proprio per la loro origine, quindi un minimo di intelligenza anche lì non è pretendere tanto. Non ne hanno intelligenza, Piero, non ne hanno, perché se te pensi che ci sono ma di tutte le etnie, no? Di tutte le etnie, persone che sono americanissimi, naturalizzati americani, quindi a tutti gli effetti al 100% cittadini americani, vengono fermati perché hanno una provenienza dal Sud America o dall'Africa e vengono fermati, cioè sì, è allucinante. Capito? Cioè tu vieni fermato perché per il colore della pelle, per l'origine, perché magari ti sentono parlare con un accento diverso rispetto a quello a cui sono abituati, perché qui le cose funzionano. Dovrebbero fermare tutti gli indiani, tutti gli americani di origine indiana che non sanno parlare l'inglese, perché gli indiani, è vero, gli indiani non ce n'è sono più di origine inglese che non americana, però se vengono naturalizzati inglesi o britannici che non americani, però sì, vero, per motivi storici. Diciamo, esatto, l'India alla fine è una colonia britannica, quindi lo è stata per parecchio tempo, quindi però dovrebbero fermare tutti i cinesi, tutti quelli di origine cinese. Ti faccio un esempio e poi andiamo in pausa perché siamo in conclusione. C'era, che ora ha smesso perché per sopraggiunta età, non ti dico che è vecchio, però nel pattinaggio artistico quando arrivi a 25 anni sei considerato vecchio, no? Vecchio no, a 30 sei considerato vecchio.
Vabbè, perché più che altro perché determinate cose non le puoi più fare, ma... Sì, no, va bene. C'è questo atleta americano che ha vinto degli ori olimpici mondiali o quant'altro di evidente origine cinese, che si chiama Nathan Chen. E lo vedi, però ha studiato, non penso si sia laureato, ha studiato ad Harvard, quindi non... Sì, non l'ultimo arrivato, mettiamola così. È americano, americanissimo, però secondo questo modus operandi anche lui verrebbe, poi magari lui ha un inglese impeccabile, ma sicuro, non lo so, che poi anche lì probabilmente c'ha un inglese migliore di un americano nativo, ma e poi detto tra me e te, andiamo stato per stato e vediamo chi parla meglio americano. Andiamo nel Texas. Vabbè, ciao. Andiamo nel Texas. Allora... Andiamo nel Texas, andiamo in Florida, dai. No, vabbè, dai, lì ci si sta per prendere per il culo e basta. Appunto. Ragazzi, torniamo tra poco, rimanete con noi. A tra poco. Ciao. Ben ritrovati, eccoci qui nella seconda parte di Smart and Healthy di oggi, di questa settimana, di questo mercoledì 28 gennaio, e stavamo parlando nella prima parte, se non avete ascoltato, recuperatela. Stavamo parlando un po' dell'attualità in generale, di quanto accadrà forse molto probabilmente al Super Bowl e di tutto questo discorso, tutto il marasma alla causato. Sì, non è più all'inizio di quando abbiamo iniziato la prima stagione, le prime puntate, dicevamo vabbè, parliamo delle differenze tra Stati Uniti e Italia, e ora ci arriviamo su questo. Però poi abbiamo Donald che ci fa da ghostwriter, da autore nascosto. Qui non è più un discorso di autore nascosto, qui è un caos di notizie, di accadimenti tutti insieme, quindi non è sì, perché praticamente ogni minuto ce n'è una nuova. Il tragico della cosa è quello, cioè l'assurdità di tutta questa situazione è che ogni minuto praticamente ce n'è una nuova. Prima all'inizio, come giustamente dicevi te, era una settimana, 2 alla settimana. Ora praticamente non c'è più manco quello. No, ma poi a me all'inizio si diceva guardate, noi si fa una puntata a settimana, perché facessimo tutti i giorni, poi a parte non avremmo modo, perché insomma è vero che noi ci colleghiamo dal remoto per ovvi motivi logistici, però facessimo tutti i giorni, uno dice vabbè, non ho detto una notizia del giorno prima, la dico il giorno dopo. Qui che una notizia si va da una settimana all'altra. Nei giorni, cioè noi trasmettiamo il mercoledì, il giovedì o il venerdì può succedere di tutto, e fino al mercoledì dopo non ne riparliamo, quindi cioè anche quello, il seguirsi dei fatti. Sì, allora è vero anche che però per certi versi il fatto di darci comunque una settimana di tempo tra una puntata all'altra ci dà modo di documentarci, di ragionare anche più con calma, sì. No, perché forse se ci facessimo prendere dall'immediato effettivamente diventerebbe più complicata la storia. No, infatti. Quindi parlavamo dell'ICE, di tutto questo, dello sport, e ora arriviamo allo sport, perché è vero che Donald Trump non andrà secondo me, ma perché non va con una maschera? Perché credo lo riconoscerebbero comunque. È dalla stazza, sì. Perché è grosso, è alto, quanto è alto? No, alto penso sia alto più o meno nello standard, credo sia intorno all'1,75, 1,80 credo. Ma è più che altro credo lo riconoscerebbero comunque, quindi qui, allora su Google mi dà 1,90, nell'ordine dell'1,90 Donald Trump, però vabbè, insomma, comunque, nel senso dice vabbè, non penso che avrebbe modo di nascondersi più di tanto, ecco. Non ha un'altezza normale come la nostra, No, e più che altro credo che a questo punto comincino a temere seriamente che qualcuno possa provare a... Diciamo per la sua sicurezza, anche per la sua sicurezza, non soltanto per le polemiche. Infatti, ricollegandomi al discorso, non è che ha paura dei Green Day.
però ti faccio una cosa simpatica. Diciamo sa benissimo che gli farebbero fare una figura cacina. No, ecco, ma quello sarebbe il meno. Non si tirerebbero indietro assolutamente. Sì, ma quello sarebbe il meno. Il problema è la sicurezza personale, perché insomma, sì, sicurezza personale assolutamente. Ebbene, e infatti mi voglio collegare, vi consiglio di vederlo, che è Civil War, il film del 2004 di Garland, che non racconta, cioè non ha predetto il futuro, aspettiamo. Aspettiamo perché allora, teoricamente anche Hunger Games non prevedevano il futuro, però qualcosina ci stiamo avvicinando molto. Vabbè, ancora no, cioè diciamo è balenata l'idea. Sì, ecco, no. È balenata l'idea, però non proprio in termini stretti del film. No. Anzi, almeno non per ora. Ecco, poi vediamo come. No, appunto, esatto. E Civil War, che vede due fazioni, due parti, anzi veramente sono più parti, perché sono i lealisti che sono leali alla Casa Bianca, ci sono Texas e California, che poi in questo caso non è vero, perché Texas è repubblicano, quindi sì, al momento è repubblicano, per cui non sarebbe nemmeno così tanto. È pro Trump, cioè, quindi come. Allora, sì e no, nel senso che soprattutto in questi ultimi giorni, soprattutto dopo gli ultimi eventi di sabato, ci sono anche dei repubblicani che stanno cominciando ad andare contro, diciamo. Ma diciamo come politica, come ideologia politica. Poi è chiaro che la politica la fanno le persone e qualcuno forse ha una coscienza. Qualcuno sta cominciando a ragionare in maniera un pochino più sensata. In maniera col proprio cervello. Però nel film sono proprio il Texas e la California sono proprio contro Washington, incredibilmente. Tant'è vero, hanno creato la bandiera degli stati delle forze dell'Ovest con 2 stelle, bandiera americana con 2 stelle, Texas e California. E c'è la protagonista Kirsten Dunst, vabbè, intanto andate a vedere, scusatemi la pronuncia, che è la protagonista, e vuole andare a fare l'intervista al presidente, che è barricato nella Casa Bianca. E questo mi ricorda molto Trump. Trump deve stare buono nella Casa Bianca, stai buono lì, perché sennò ti fanno fuori. Lo so, ma il problema è che, allora, da un lato avrebbe senso quello che stai dicendo adesso, nel senso, cioè, provoca fino a un certo punto, poi dovrebbe stare fermo. Il problema è che lui fermo non ci sta. Guarda, è quello. Vabbè, è un problema suo. Sì, più o meno. È un problema suo, assolutamente. Come non è un problema mio, volevo dirti, se raccontare questa cosa simpatica, l'ho scoperto scoprì su Twitter, non è X, però all'epoca era ancora Twitter. Se vai a cercare Billy J. Armstrong, tanto per ricordarmi ai Green Day, ti dà 2 profili. Uno quello del cantante, l'altro perché c'è un altro Billy J. Armstrong che era un giocatore di pallacanestro dei Chicago Bulls, che ha giocato con il trio delle meraviglie, Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman. E nell'account c'è scritto: sono quello dei Chicago Bulls, non quello dei Green Day. Cosa? Ma non sono quello dei Green Day. Per farsi identificare correttamente ha specificato. Una cosa simpatica. A proposito di sport, era balenata fino a qualche giorno fa, fino a lunedì almeno, che l'Ice potesse, però lì c'è da fare un distinguo, perché secondo me e qui posso ricollegarmi a un altro film, qui stanno usando armi di distrazione di massa, non di distrazione di massa, come diceva il buon vecchio Robin Williams nel suo film del 2007, del 2007, che uscì in Italia nel 2007, del 2006 il film, è L'uomo dell'anno, che vi consiglio di andare a vedere, vi consiglio di recuperare in qualche modo e di vederlo, dove lui fa il comico e diventa presidente, ma poi c'è
Lui è un presidente sui generis, perché è un presidente così, cioè uno che vince non va a dire no, guarda, c'è stato un errore nella votazione. No, si tiene stretto, nella realtà si sarebbe stretto il posto, in Meneghino si direbbe la cadrega, come sì, esatto, come direbbero Aldo Giovanni Giacomo, esatto. E quindi andate a vederlo. Però era balenata l'idea che l'AIS potesse venire in Italia. La notizia principale era sul fatto che operasse a sostegno della polizia italiana, cosa smentita anche lunedì, fortunatamente, perché insomma avere l'AIS in Italia non mi piacerebbe molto. No, decisamente, visto gli ultimi accadimenti, direi proprio no, per tanti motivi, ma non è escluso che l'AIS, e questo io, meno male, non è un problema mio, perché io diciamo mi era stato un po' chiesto di andare a lavorare per le Olimpiadi di Milano Cortina nel settore degli accrediti, quindi della registrazione di tutti. Meno male, no? Meno male. Ti dico la verità, ma questo io non nego che ci possa essere la possibilità che l'AIS venga a supporto e a difesa della nazionale come personale della nazionale statunitense. Ma sai, allora il discorso secondo me è molto remota. Il discorso secondo me è anche questo. Io abitavo a Genova ai tempi del famoso G8, tempi della Diaz e quant'altro. Carlo Giuliani. Esatto. Andiamo al mare con l'estintore. Sono sincero, se l'AIS deve venire qui deve venire in Italia per fare le stesse cose che gli americani fecero all'epoca, meglio che non vengano. No, certo, hanno fatto meglio proprio che non vengano, che se ne stiano a casa. Ora, considerando anche che, come dicevo con alcuni amici italiani qui, la Meloni coglioni minimamente non ne ha per andare contro. C'è un servilismo incredibile. Quindi non mi stupirei minimamente se in Italia si ritrovasse nella partita No, diciamo il comitato dipartimento di pubblica sicurezza ha negato assolutamente che l'AIS verrà a supporto delle forze armate italiane, e anche perché conosco persone che lavorano, oltre alle teste di legno ci sono anche persone che lavorano bene nelle forze armate, a prescindere da tutto. Quindi, cioè, il detto Italians do it better, insomma, ogni tanto è valido. Arroghiamoci questo diritto di fare le cose ogni tanto arroghiamocelo. Quindi a supporto delle forze armate italiane no, però io non mi sorprenderebbe, e ti dico anche un'altra cosa, non mi sorprenderebbe che qualcuno, non tutti, però vuoi che 5 persone, una decina di persone, poi dipende perché poi c'è il rapporto di quanti atleti accompagnatori. Peraltro non so di quanto sarà la delegazione americana, ma mi posso immaginare che se è come per le Olimpiadi estive sarà abbastanza nutrita. E ora c'è da dire che per gli sport invernali i numeri sono un po' diversi e calano. Sì, però comunque mi posso immaginare che sia sostanzialmente abbastanza ben nutrita. E la cosa non mi sorprenderebbe, perché già nella partita dell'Italia contro Israele a Udine è stato dato l'ok al Mossad di fare il lavoro durante la partita. Si parlava di servilismo 2 minuti fa e non mi stupisce minimamente. Sì, esatto. Voglio dire, precisamente. Tra Mossad e AIS sempre terroristi sono, quindi non è che sì, esatto, tra tutti. Diciamo le cose come stanno. Manca solo il KGB e siamo a posto. Sì, a quel punto di fare il trio delle meraviglie. No, vabbè. Comunque negli Stati Uniti stavo guardando la mappa, no? Perché se sono andato a vedere su Wikipedia, intanto per ritornare,
a Civil War, no? Mhm. E c'è i lealisti e c'è anche l'Alaska, ma io penso che lo stato ora più sicuro dove andare negli Stati Uniti è l'Alaska. In Alaska sono repubblicani, non so quanto sicuro sia. Vabbè, ma l'ICE è lassù l'ICE? Allora, le ultime cose, le ultime notizie lo davano per andare, stavano andando verso nord. Avevano paventato l'idea di andare verso Filadelfia, quella zona lì, Vabbè. e gli abitanti della Pennsylvania gli hanno detto: "Ma aspettiamo a braccia aperte, venite". Poi non uscite di qua, però aspettiamo a braccia aperte. No, certo, infatti, tanto per Quindi dire, Pennsylvania che ha l'università, la squadra di atletica della Pennsylvania, aspetta, non lo so se era, vabbè, diciamo che, no, sì, a Filadelfia, sì, a Filadelfia, no, non è la Pennsylvania, a Filadelfia, non c'entra niente. comunque, Però nel senso, la zona è quella. Minnesota No. è abbastanza a nord, quindi non è che Sì, Minnesota confina col Canada, quindi sì. sì, non credo si farebbero dei problemi ad andare in Alaska, ecco, da quel punto di vista lì. No, Non so però quanto potrebbero uscirne vivi. allora c'è da dire che ho trovato la notizia che a Filadelfia tornano le Pantere Nere. Black Panther, sì. Per quanto si parlava di guerra civile, gruppo armato che difende i quartieri dai raid dell'ICE. Storico movimento Black Panther. Andate a Filadelfia, vai, vedete come vi divertite a fare Black Panther Party. sì. Hanno iniziato a partecipare ai cortei anti-ICE come quello di Minneapolis con 80.000 persone. No, forse anche di più, che ho visto delle foto l'altra mattina, sono state abbastanza. Sì, che anche lì, no, stavo leggendo, Trump ha inviato Tom Oman a gestire agenti ICE, ma l'unica cosa intelligente da fare era dire: ragazzi, leviamoci di torno, poi ci ritorniamo, cioè pensando al posto di Trump, no? Ora tanto viene fuori confusione, viene fuori casino, è scontro, è testa contro testa, non c'è altre storie. Black Panther, a parte questo, ma poi ricordiamoci anche che negli Stati Uniti c'è una cosa che si chiama secondo emendamento, che ti permette di portare armi come se niente fosse. Sì, esatto. Qualsiasi tipo di arma, non solo arma bianca, qualsiasi tipo di arma. Sì. Quindi giustamente sta gente è tutto fuorché furba, quindi no, lasciamo perdere. E lo stanno dimostrando ampiamente, quindi sai. Sì. Per chi non lo sapesse, così almeno vediamo, finiamo la parte storica. Tanto abbiamo gli ultimi 7-5 minuti. Il Black Panther Party è nato negli anni 60 come risposta diretta alla violenza strutturale dello Stato, cosa che sta accadendo adesso. Sì. Perché l'ICE sta agendo come forza armata dello Stato, e incarnata dalla brutalità poliziesca contro la comunità afroamericana, ma in questo caso non si parla più di comunità afroamericana, ma comunità americana in generale. Chiunque esatto. Può essere preso, quindi. Esatto. Ma ti dirò anche di più, ne parlavo anche la settimana scorsa mentre ero in Italia con parenti e amici che mi chiedevano appunto cosa ne pensavo della situazione che si stava creando qua, e il mio commento in generale è stato: stiamo ritornando indietro di 90 anni sostanzialmente. Sì. Com'è stato il rientro, a proposito? Ma ti dirò, che hanno detto alla dogana? Hanno portato... Assolutamente niente, nel senso che mi hanno fatto le classiche domande: cosa fa qua, dove sta andando, eccetera. Cosa ci viene a fare qui negli Stati Uniti? Però la cosa che mi ha fatto effetto è stato proprio il arrivare in un aeroporto come Atlanta, quindi che è uno dei più grossi al mondo, uno dei punti principali di ingresso negli Stati Uniti, e non trovare minimamente nessuno alla dogana, ma letteralmente nessuno,
e diciamo l'averci messo veramente 5 minuti di numero. Ma hanno fatto due domande. No, allora, uno tendenzialmente cosa fai? Arrivi in dogana, c'hai la fila di N persone davanti. Sì. Controllo passaporti. Hai tutto il tempo di tirarti fuori il tuo passaporto, il tuo visto, quello che è, e vai tranquillo, poi arrivi davanti all'ufficiale, ti fai domande, eccetera. Sì. In questo caso, cioè, non ho avuto proprio minimamente il tempo di fare quello, perché sono arrivato lì, non c'era nessuno. L'ufficiale giustamente mi ha detto venga, perché tanto voglio dire. E non c'era neanche la coda? No, non c'era neanche la coda, gli ho tirato fuori letteralmente passaporto e visto, tutti i documenti davanti a lui. Mi fa: la prossima volta mi raccomando, si ricorda di tirarli fuori prima. Gli volevo rispondere: guarda, di solito c'è una coda chilometrica. Infatti. Cioè, nel senso, per cui anche lì ci ho messo 5 minuti, cosa che per entrare negli Stati Uniti fino ad ora non mi era mai successo. Cioè, di solito ci voleva. Non ti dico mezz'ora, ma una ventina di minuti buoni, sì, perché comunque tra che fai la coda e fanno il controllo e una cosa e quell'altra, per quanto veloce, ma... Sì, no, guarda, la cosa che succede in tutte le dogane... E con qualsiasi dogana mi immagino sia la stessa cosa. Cioè. Allora, ti dico, quando sono andato a luglio in Macedonia, sì, c'è avuto l'ufficiale, mi controlla il passaporto, poi... Fortunatamente tra Italia e Macedonia ci sono accordi, ma anche tra Italia e Stati Uniti, tra le tante. Però, sì, mi ha registrato il passaporto, bene, arrivederci. Infatti. Anzi, tanto è vero, in Macedonia si può entrare con l'arte d'identità, anche se non fa parte della comunità europea, e c'è questo accordo. Sì. Negli Stati Uniti negli Stati Uniti no, ci vuole comunque il passaporto e il visto. E l'Estar, pagato l'Estar se sei un turista normale, noi in questo caso abbiamo un'altra tipologia di visto. Tu non sei un turista normale. No. Al momento sono registrato come residente permanente. E quindi non hai trovato nessuno? Ti hanno fatto le domande? Vai, chi sei? Le classiche domande di rito: chi sei, dove vai, basta. Un fiorino. Un fiorino. La Troisi e Benigni. E via. Ma tipo veramente 5 minuti di numero. Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, effettivamente. Dice di solito, ma vabbè. No, ma poi, cioè, tra le altre cose, non è, dice, sai, l'aeroporto della città dove viviamo, che è praticamente grosso quanto Firenze. Atlanta è comunque uno degli hub principali di ingresso negli Stati Uniti, quindi non è. Perché di hub principali c'è New York, Atlanta, Los Angeles, Washington, Miami, Philadelphia, diciamo, quelli delle città più grosse fondamentalmente. Sì, ok. Però nel senso, comunque almeno un quarto d'ora, 20 minuti di fila quando sei alla frontiera devi tenerne conto. In questo caso è stato proprio zero. Vabbè. Cioè, nel senso, mi è andata meglio, mi va bene, però... Ma da te l'ICE c'è? Sono passati di qua... Quando è stato? Un mese fa più o meno, grosso modo. Ma qui li hanno accolti a braccia aperte, nel senso che, come forse ti avevo già raccontato, l'episodio più divertente, tra virgolette, è stato quando si sono presentati a casa di una coppia di signori anziani che avevano i giardinieri che gli stavano sistemando decorazioni di Natale fuori in giardino, giardinieri tra virgolette messicani. Vabbè, sì. Sono andati lì a rompere le scatole, la signora non ha fatto minimamente storia, ha preso la pistola e ha iniziato a sparare. Ah, ok. Quindi, cioè, quindi hanno accolti proprio a braccia aperte. A pistole aperte. A pistole aperte, bene. E questa è giustamente l'accoglienza che devono ricevere. Mi spiace dirlo, ma a questo punto non devono ricevere un'altra tipologia di accoglienza. No, per forza, se fanno questa violenza, purtroppo chiama violenza. Esatto, hanno sparato i primi colpi e ora è giusto che ne subiscano le conseguenze. Allora, abbiamo gli ultimi minuti, l'ultimo paio di minuti. Volevo parlare, chiudiamo con il discorso dei giornalisti Rai che sono stati fermati dall'ICE, però ora non ne sapevo nulla. Cosa è successo? No, non è che tu stai fermati. Allora ti racconto. I giornalisti dei tre, ora non mi ricordo nomi perché è una cosa non mi sono fermato troppo, però
stava facendo un reportage sull'ICE, su quello che sta succedendo, questo tra domenica e lunedì italiane, ore italiane. E insomma, questi sta seguendo un furgoncino, un SUV dell'ICE, però erano vicinissimi, cioè te guardi il video, erano vicinissimi. Ora, cari amici, cari giornalisti, a parte secondo me bisognerà iniziare ad andare negli Stati Uniti con il giubbottino con scritto press. Sì, perché a questo punto perché a secondo parte me che credo che fanno tipo in stile israeliano, che tanto se ne battono e ballano. No, vabbè, però insomma, diciamo è un deterrente. Dovrebbe. Almeno all'occhio dell'opinione pubblica, poi che poi non ti protegga dall'assoluto, questo. Insomma, questi dell'ICE fanno discorsi, si sono fermati perché si sono accorti che questi li seguivano, sono scesi e gli hanno detto: guardate, se continuate a filmare in modo brutale, non come sì, vabbè, ma se continuate a filmarci e a seguirci, noi vi rompiamo il finestrino e vi tiriamo fuori. E c'era la giornalista, diceva: guarda, noi siamo giornalisti, siamo italiani. E questi continuavano. Allora, a parte che con questi non c'è dialogo, ma se devi seguire ora qualsiasi film di spionaggio, di poliziesco, ti dice che non puoi stare a 50 metri per seguire una cosa, ti vedano. Allora, c'è anche qui negli Stati Uniti c'è il primo emendamento alla Costituzione che ti permette di fare determinate cose. Quindi allora la prossima puntata la facciamo sui primi 5 emendamenti. Almeno facciamo nel senso, sono cose vere, cioè... Sì, no, ma non è una critica la mia, no, è proprio per far chiarezza. Sì. Facciamo una puntata solo sui primi 5 emendamenti, così almeno la gente ha chiaro come funzionano le cose. La cosa negli Stati Uniti, sì, effettivamente. Potrebbe essere una buona idea effettivamente, anche per spiegare determinate differenze e per anche dare un'idea delle vaccate che vengono dette in televisione spesso e volentieri dai telegiornali. No, vabbè, certo. Che ovviamente devono dare credito alle puttanate che vengono trasmesse, però potrebbe essere una buona idea anche appunto per far capire effettivamente come funzionano le cose qui rispetto all'Italia. No, infatti. Quello sì. Bene, caro Piero, abbiamo concluso la puntata di oggi, di mercoledì 28. Ricordatevi che siamo su social, siamo su Substack, che tanto diciamo abbiamo separato le carriere, ora c'è il referendum a marzo, non c'entra niente. Abbiamo separato i vari programmi, le varie trasmissioni, i vari programmi sono singolarmente, li trovate sul sito internet di Radio Centro Web, ma singolarmente trovate il programma, quindi dovete cercare Smart and Healthy e nulla, trovate anche su Spotify, lo trovate, ma è solo Smart and Healthy. Prima dovevate andare a cercare su Radio Centro Web podcast e poi andarvi a ricercare le puntate, invece così andate sul sicuro. Smart and Healthy, l'ultima è quella della settimana, che tanto esce il sabato. Esatto. E quindi niente. Tra le altre cose ringraziamo anche i nuovi e diamo il benvenuto ai nuovi spettatori, ascoltatori che sono arrivati dall'ultima puntata in poi. Abbiamo visto un discreto aumento sì, quindi grazie per seguirci. Speriamo di continuare a darvi informazioni utili. Sì, esatto, dateci il vostro feedback. Se volete approfondire anche degli argomenti particolari, noi siamo aperti a farlo, cioè che qualcuno dice: ma in America come funziona la legge sui barbecue? Dico una cosa a caso, la legge sui barbecue, e parliamo della legge sui barbecue, se c'è in Italia, tanto per dire un esempio short. Però vabbè, avete capito, mettiamola così. Esatto, capito. E niente, e quindi noi ci vediamo mercoledì della settimana prossima, che è febbraio, che è il 4. Sì, è il 4. È il 4 di febbraio e nulla, così almeno ci prepariamo al Super Bowl. Davvero? E sarà divertissimo. Sì, ci divertiremo tantissimo. È un po' come la notte degli Oscar.
Sì, ma in questo caso sono sicuro che sarà meglio, soprattutto per esatto. determinate cose. Bene, cari amici, alla prossima. Ciao.